Salve a tutti, sono Connell e questo è il mio primo video. In questo video vorrei mostrarvi come aprire un file binario tramite un editor esadecimale. Per questo video ho scelto la ROM di Crash Bandicoot 2 per PSX e l'editor VXX Editor. In questo modo possiamo vedere effettivamente com'è una ROM PSX sotto il cofano, per quello che possiamo leggere tramite questo editor. Molto poco, ma comunque abbastanza interessante. Qui, come potete vedere, sono tutti dati esadecimali raggruppati a coppie perché ogni coppia rappresenta un byte. Dai primi 3 byte possiamo vedere il formato ECM. In effetti non è un file.bin, ma è un file.bin.ecm, perché alcuni emulatori, come nel caso di DuckStation, vogliono particolari estensioni come .ecm, .iso e così via. E successivamente troviamo un sacco di byte vuoti, una sfil 6000, lì dove troviamo qualche dato è comunque illeggibile. Ma se andiamo un po' più a fondo possiamo trovare, ecco, ehm, un array di caratteri assolutamente leggibili per noi. Per chi ha giocato almeno una volta nella sua vita ad un gioco PSX, si ricorderà questa scritta licensed by Sony Computer, che appariva esattamente sotto il logo PlayStation all'avvio del CD. Ecco, possiamo addirittura modificare questa scritta alterando il valore dei byte e quindi dei caratteri e ritrovarla poi al caricamento del gioco. Anzi, magari modded è un po' più adatto trattandosi di un videogioco. Per quanto minimale alla fine sarà questa modifica, però alla fine è sempre un'alterazione di un file binario. Count null e sostituiamo il resto con degli spazi. Come potete vedere gli spazi vengono sostituiti al valore 2,0 in esadecimale, ma in effetti continua fino a qui. Quindi sono quasi abbastanza certo che l'array di caratteri arrivi almeno fino a questa posizione qui, poi ritroviamo altri caratteri vuoti e non sappiamo effettivamente se fanno effettivamente parte dello stesso array o andiamo in uno spazio di memoria dedicato ad altri dati e quindi rischiamo di intaccare altri dati che rischiamo poi di rompere la ROM, a meno che questo non sia il nostro obiettivo, dipende sempre da quello che vogliamo fare. In ogni caso ci tengo a specificare che questo video non vuole in alcun modo incoraggiare la pirateria o il cracking, ma è semplicemente un video dimostrativo giusto per vedere cosa c'è sotto il cofano di una ROM e in che modo possiamo in qualche modo modificarne il suo comportamento. A proposito, magari potremmo parlare più in là anche della differenza tra hacking e cracking, ma non è questo l'argomento del video. Scorrendo un po' più in basso troviamo altri dati, come dicevo, abbastanza illeggibili per noi esseri umani. Ci vorrebbe effettivamente dei deassemblatori per vedere qualcosina. Però scorrendo un po' più in basso possiamo vedere altri dati magari interessanti. CD001 PlayStation. Ecco, magari per chi è troppo giovane per aver giocato a un gioco PlayStation, della prima PlayStation, non sa effettivamente che questi videogiochi venivano caricati su compact disc della dimensione massima di 512 MB, una dimensione abbastanza ridicola oggi, considerato che giochi AAA sforano decine e decine di gigabyte e nel caso di giochi come Crash Bandicoot no, arrivavano appena a coprire la metà della dimensione, come potete vedere 217,9 MB. Però c'erano giochi come Final Fantasy VII o Metal Gear Solid che occupavano lo spazio di 2 o 3 CD, o addirittura Final Fantasy 8 e 9 che arrivavano a coprire lo spazio di 4 CD. Prima di passare alla visualizzazione sull'emulatore, ecco, magari vediamo qualche altra cosina. Qui possiamo vedere delle istruzioni di boot che rimandano ad un particolare percorso, cd-rom /scze. Il boot è il primo programma che dovrebbe essere avviato per permettere l'avvio del videogioco. Qua sempre Sony Computer. Ecco, qui possiamo vedere altre cosine interessanti.
altri percorsi. Effettivamente all'interno del CD il file .bin non è un semplice file, ma un vero e proprio file system, un insieme di cartelle, file al suo interno che accoglie le texture, i file audio, le musiche, i livelli e così via. Qua abbiamo un file .nsd che è un formato proprietario della Naughty Dog. Non possiamo estrarre né vedere in alcun modo da questo editor che cosa contiene, ci vorrebbero applicazioni specifiche, però è interessante comunque vedere queste cosine anche così. Anche NSF è un formato proprietario della Naughty Dog. E se scendiamo ancora più in basso, vediamo. Dov'è? Se scendiamo ancora più in basso possiamo vedere delle date e degli orari, probabilmente in cui sono stati sovrascritti determinati file. Qua addirittura possiamo vedere 1996, 12:25, alle 3 di notte, 3 e mezza di notte. Cioè questi pazzi della Naughty Dog stavano la notte di Natale alle 3 di notte a lavorare su Crash Bandicoot 2. eh, insomma, pazzi totali, ma qua abbiamo il RGB 24, probabilmente un valore di tipo intero, vedendo qui percentuale D, per chi ha dimestichezza con il linguaggio C sa che percentuale D serve per ricopiare il valore di una variabile intera o addirittura usarla come valore booleano. 24 è il numero di bit, che in effetti è il numero di bit per l'RGB. Qua magari non toccherei nulla perché non so effettivamente a cosa corrispondono né che variabili vogliono, però per chi volesse sarebbe interessante magari alterare determinati valori per vedere effettivamente il comportamento della ROM e come risponde a queste alterazioni. Comunque eviterei di continuare la visualizzazione di questo file perché come vedete è tutto abbastanza incomprensibile e troviamo ben poco interessante da vedere. Possiamo invece salvare il file con il nome che preferite e salvarlo nella cartella di DuckStation dove visualizzerà le ROM. Quindi possiamo avviare il nostro emulatore e qui possiamo vedere due file apparentemente identici. In effetti qui abbiamo uno che sarà la ROM estratta dal CD originale e l'altra sarà invece quella che abbiamo modificato. Avviamo. Ecco qui possiamo vedere la scritta modded by count null e il nostro punto esclamativo alla fine dell'array. Bene, mi sa che possiamo terminare qui il video, spero che vi sia piaciuto, abbiate trovato interessante in qualche modo e a me farebbe piacere avere un feedback da parte vostra. Vi ringrazio per aver seguito il video fino a qui e alla prossima.